Benvenuti in questo video. Per chi ci segue sa già che attualmente ci troviamo in Sardegna per completare gli ultimi dettagli dei lavori sul nostro camper. La partenza è sempre più vicina. La nostra casa su ruote è pronta per approdare in un nuovo continente, pronta per essere collaudata in un'epica avventura. Non perderti neanche un istante di questa straordinaria esperienza. Ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale. Sarà un viaggio indimenticabile e vogliamo che tu faccia parte di ogni emozione, ogni scoperta e ogni sorpresa. Iscriviti ora e preparati per vivere con noi questa straordinaria avventura on the road. Finalmente sono arrivato al momento in cui dovrò andare a isolare le pareti della camera con il sughero e l'Armaflex, quindi ho già smontato tutto stamattina che non stava piovendo, ora sta piovendo e mi attivo per iniziare a mettere il sughero. Ecco qua, è di nuovo tornato come in origine. Ho appena finito di posizionare l'Armaflex nel soffitto, nel tetto della camera, e ora devo andare a rimettere il pannello nelle guide e non è per niente semplice. Bene, ieri sono riuscito a mettere con l'aiuto di Eli il pannello grande della camera, a rimettere al suo posto dopo che ho isolato tutto con il sughero e l'Armaflex. Di sera sono riuscito anche a rimettere il pannello dal lato guida, ci sono due pannelli, quindi ho rimesso anche quello, e ora mi metto a tagliare i pezzi delle pareti del vetro, perché prima erano tutti rotti e inoltre avevano anche il foro del vetro. Invece noi il vetro andremo a eliminarlo, questo piccolino dietro di me, e quindi ora faccio il taglio su misura prendendomi da esempio il vecchio pannello e poi andrò a installarlo nella camera. Sono andato a prendere altro materiale per finire la camera da letto. Mi mancava la parete dove c'era il taglio della porta, perché il resto abbiamo riutilizzato i pannelli originali del camion che andremo a verniciare. Quindi ieri sono andato a prendere il materiale mancante, così da poter rimontare tutto oggi e spero di poter finire la camera. Ho tagliato su misura il pannello che va dal lato porta, passaggio posteriore. Ora, prima di andare a fissarlo, devo passare il corrugato nel telaio, così da poter avere i punti luce dove devono andare. Sono venuta a dare una mano al nostro operaio Sebastiano. Lui ha già iniziato a dare una mano alla parete laterale della camera e io andrò a ridargli la seconda mano e i dettagli. Poi andrò a fare un'altra cosa molto interessante, decorativa. In teoria doveva essere terracotta chiaro, però non capisco perché ogni volta che acquisti il colore in ferramenta sembra una cosa, poi tutto si trasforma magicamente o in rosa confetto o celestino del principe azzurro. Adesso Sebastiano andrà a posizionare la parete grande divisoria tra la camera da letto e il lato guida. Mi sono fermato un po' nel riprendere, siamo rimasti nell'isolamento. Nel frattempo sono andato avanti, non mi sono fermato. Ho rimontato i pannelli e lì appunto avete visto mi ha aiutato a rimontare il pannello del soffitto, che è stato molto complicato rimontare. Poi ho rimontato il mobiletto che avevamo, la parete divisoria. Adesso è tutto isolato, tutto rimontato. Ho passato l'impianto, ho passato il corrugato e ho collegato i punti luce e i punti presa dove avremo le prese, quindi è quasi finita la camera. Sto facendo una decorazione per la barra LED che andrà nella parete divisoria, quindi ho fatto un lavoretto un po' lungo di pazienza
questa barra l'ho tagliata in 3 pezzi perché vorrò dargli l'effetto con la striscia LED, un effetto luminoso, vedremo come andrà a finire. Avevo già la striscia LED, peccato che si è rotta mentre la stavo montando, quindi dovrò andare a recuperare un'altra striscia LED. Nel frattempo ho montato i supporti per questa stecca di legno che ho costruito. Questi sono i supporti per la stecca che andrò a montare e dietro passerà la striscia a LED, quindi quando ricomprerò la striscia LED sarà solamente da montare ed è tutto pronto. Il materasso sarà da rimettere, ne abbiamo acquistato uno nuovo perché quello che avevamo messo avevamo fatto una fesseria, nel senso che l'avevamo aperto dopo 3-4 mesi che era arrivato ed essendo sottovuoto non si era gonfiato come avrebbe dovuto e quindi rimaneva troppo morbido. Ora abbiamo acquistato un nuovo materasso, stiamo aspettando che arrivi e poi possiamo rimontare tutto quanto e avere di nuovo la camera pronta. L'unica parte che non abbiamo fatto ancora è il soffitto. Abbiamo rimontato il suo pannello originale, però andremo a mettere una carta adesiva, quindi questo è un lavoro che possiamo fare più avanti quando troviamo una carta adesiva che ci piace. Più tardi quella sera abbiamo assistito a una gara poetica, una sorta di freestyle in lingua sarda, un evento organizzato nel comune di Belvì. Le gare poetiche in lingua sarda, note come Tue Concurs Poeticu, sono eventi culturali in Sardegna che celebrano la poesia nella lingua sarda. Partecipanti di varie età competono presentando composizioni poetiche, incoraggiando la creatività e preservando la ricca tradizione poetica dell'isola. Questi eventi favoriscono la conservazione della lingua sarda e promuovono un forte senso di identità culturale nella comunità locale. Ma non penses che non mi contente si dan fatto breide appena che gusta gente lavo e si impena che consistola il meso scadente due ligura sani ma sazzente deo devo curare zagarena o con tu meu pare menzul goi su corpus prima e anima voi totum annos e giovanos adios e annos vides Quasi non trabalhando l'unico. Dava io giusto passavo passavo non so molto anni. Oggi andrò a tinteggiare tutta questa parte qua, la faremo in 2 colori questa parete perché quando abbiamo tolto il mobile nero che c'era in precedenza ha lasciato dei buchi nel muro, quindi li abbiamo stuccati e adesso andrò a tinteggiare questa parete. Abbiamo preso un terracotta, tra l'altro questa lampada che adesso vedete questo filo un po' ballerino, andremo a posizionarlo come si faceva un tempo, lo fisseremo a questi chiodini in modo che resterà un po' vintage ed è molto bellino lo stile. La lampada l'abbiamo acquistata da Ikea ed è comodissima perché ha questa cosa qui bellissimo che ci sta benissimo assieme alla scritta di Zinzi che ci ha regalato Vale. E adesso mi metto all'opera, ci vediamo dopo. Ecco qua, gli ho dato una prima mano, adesso aspetto che asciughi e poi gli do una seconda mano. Mi piace troppo il contrasto che c'è tra la parte di sopra e la parte di sotto, più questa lampada, proprio sono felicissima. Poi considerate che qua ci sarà il divanetto con i cuscini colorati, color sabbia. Praticamente ho fatto la linea con lo scotch e per fare uno stacco tra i 2 colori
avevamo a disposizione delle piattine che non avevamo utilizzato per il mobiletto del bagno, le abbiamo riutilizzate per fare questa sorta di divisione tra un colore e l'altro, e l'effetto ci piace tantissimo, anche perché ci sta benissimo nel resto della camperizzazione con i colori che abbiamo scelto, sono tutti molto attinenti. L'unica cosa che non mi piace di tutto questo sono questi pirulini neri che sembrano delle borchie. Infatti è da un po' di tempo che sto cercando li sto cercando bianchi o comunque dello stesso colore, non riesco a trovarli. Spero di trovarli presto per andare a sostituirli in modo che non si noti comunque tutta la bullonatura. Il pomeriggio è finalmente arrivato il tanto atteso materasso. La prima azione è stata liberarlo dal sottovuoto, prevenendo così spiacevoli sorprese future. Nel video della prossima settimana faremo una visita più dettagliata all'interno del camper, così da mostrarvi il risultato finale dei lavori effettuati. Inoltre, questa sarà l'ultima settimana disponibile per acquistare dei torroncini Storie di Mannu in collaborazione con il torronificio Pranteddu. Vi lasciamo l'email se ci fosse qualcuno interessato. Carissima famiglia di YouTube, vi vogliamo augurare un Natale radioso, che sia colmo di gioia, amore e serenità. Grazie per essere con noi. Buon Natale da Storie di Mannu.